Buongiorno e bentrovati. Oggi vi voglio parlare di come si fa a diventare istruttore Parelli. Visto e considerato che diversi di voi mi hanno scritto nell'ultimo periodo chiedendomi questa informazione e ai quali fra l'altro quasi a tutti ho già risposto per email, mi sembrava doveroso fare anche un video dove spiegavo una volta per tutte qual è stato almeno il mio percorso per diventare istruttore Parelli. Dico il mio percorso perché nell'arco degli ultimi 15 anni è comunque stato cambiato diverse volte, se non mi ricordo male, o 3 o 4 volte le modalità per poter diventare istruttore Parelli, cercando ovviamente di raggiungere un sistema sempre migliore per poter dare degli istruttori sempre più preparati o che comunque avessero già fin da subito delle competenze specifiche per poter istruire bene le persone e soprattutto trasmettere in maniera pura, senza modifiche, il programma di Parelli. Prima di tutto dobbiamo pensare che diventare istruttore Parelli non è una corsa, non sono 100 metri, ma assomiglia più a una maratona. Questo perché il percorso che dobbiamo seguire richiede comunque molto tempo. Molto tempo poi ovviamente dipende molto da noi, per cui per qualcheduno può essere 2 anni, per qualcheduno può essere 15 anni. Come sempre, no? Dipende da tanti ingredienti e da quanto tempo ci impieghiamo a metterli tutti insieme. Diciamo che a una persona che vuole diventare istruttore Parelli servono sicuramente le 5 P di cui parlano molti coach americani, che sono lo scopo, purpose, e dobbiamo avere quello scopo lì, no? Voglio diventare istruttore Parelli, lo voglio veramente. La seconda P è passion, cioè avere passione, quindi io faccio qualcosa che mi piace, non lo faccio solo per, non lo so, il prestigio che dentro la mia testa penso di poter avere se raggiungo quell'obiettivo lì. Poi abbiamo la terza P, che è plan, perché bisogna pianificare bene, perché come dicevo prima richiede tanto tempo, quindi non devo pianificare la mia vita in funzione di quello. E poi abbiamo la quarta P, che è problem. Purtroppo problemi ci sono sempre e quindi dovrò essere in grado e dovrò essere preparato e dovrò farmi forza per poter risolvere i problemi che troverò durante il percorso. Poi abbiamo la quinta P, che è persistency, cioè devo essere persistente, devo essere veramente determinato a raggiungere quell'obiettivo. Detto questo, in soldoni, in pratica, com'è che si fa a diventare istruttore Parelli? Prima di tutto dobbiamo pensare che dobbiamo assolutamente raggiungere il 4º livello, cioè il primo prerequisito per poter diventare istruttore Parelli è raggiungere il 4º livello del programma Parelli. Se io non ho il 4º livello del programma Parelli non posso fare la preselezione per partecipare al corso istruttori. Una volta che io ho raggiunto il 4º livello nel programma Parelli, e se qualcuno vuole capire come si fa, cosa serve, eccetera eccetera, ho fatto già un video o un podcast, non mi ricordo bene, un po' di tempo fa, in cui spiegavo, se non mi ricordo male si intitola Essere progressivi nel programma Parelli o qualcosa del genere. Comunque ve lo metto in descrizione, è qua sopra tra le schede. Una volta che abbiamo raggiunto il 4º livello dobbiamo concentrarci su quelli che sono i prerequisiti necessari per essere ammessi al corso istruttore. Il primo prerequisito è quello di avere almeno 3 raccomandazioni da istruttori Parelli che siano nel programma Parelli da diversi anni, e quindi devono essere, se non mi ricordo male, 4 stelle, perché le stelle indicano da quanto tempo un istruttore è dentro il programma, cioè da quanto tempo l'istruttore è istruttore. Sarebbe una sorta di livello di anzianità. Dobbiamo avere 3 raccomandazioni da 3 istruttori 4 stelle o più, che scrivono a Parelli e che dicono che secondo loro noi siamo in grado di poter fare l'istruttore. Una volta che abbiamo queste raccomandazioni dobbiamo
o prima o dopo è indifferente, dobbiamo fare un periodo di affiancamento con un istruttore, quello che viene chiamato comunemente working student, di almeno 3 mesi, o almeno all'epoca era almeno 3 mesi quando l'ho fatto io. Una volta, se sono di più ovviamente è meglio. Una volta che abbiamo fatto questo percorso di working student di almeno 3 mesi con un istruttore, dobbiamo fare una preselezione, cioè c'è una serie di esami da fare per poter essere ammessa al corso istruttore. Quando l'ho fatto io erano 6 esami, o meglio 5 esami, di cui 3 di teoria da fare via internet su un sito web a cui bisogna rispondere tutta una serie di domande. Quella a cui ho risposto io erano 187 domande da fare in 180 minuti, quindi avevi meno di un minuto a domanda, non potevi andare a leggere sul libro, questo ve lo assicuro. E poi c'erano 2 esami, 2 audizioni, quindi 2 video di 10 minuti da mandare in cui facevi vedere delle cose che ti erano state richieste, e poi infine un video in cui facevi vedere un po' quello che ti pareva, cioè quello che te reputavi fosse un po' più nelle tue corde, le tue capacità. E poi un video di presentazione. Una volta fatto questo mandi tutto a Parelli negli Stati Uniti, loro guardano, analizzano e ti danno una risposta. Se questa risposta è positiva, compri il biglietto d'aereo e quando sarà il momento parti e vai in Colorado, perché il corso istruttore solitamente si svolge in Colorado. Dico solitamente perché poi ci possono essere anche delle eccezioni, sono stati anche degli anni in cui alcuni istruttori sono stati fatti in Florida, perché Parelli ha 2 location negli Stati Uniti, una appunto in Colorado e una in Florida. Una volta che sei in Colorado e inizi a fare il corso istruttori, nella prima settimana ti avvisano che sei in prova. Questo significa che in qualsiasi momento potresti essere mandato via, perché magari dal tuo atteggiamento, dal tuo modo di fare, dal tuo modo di metterti in gioco, fare quello che stai facendo, eccetera, vedano che secondo loro non tu sei in grado di fare il corso, o non reputano che tu possa fare l'istruttore, non reputano che tu possa rappresentare il loro brand. Dopo questa settimana, se vieni confermato, inizia il corso vero e proprio, dove stai 3 mesi insieme a me. Io ho avuto la fortuna di stare 3 mesi insieme, quasi sempre insieme a Pat Parelli. Ogni mese hai una valutazione da superare, con un esame in cui ti viene richiesto di fare una presentazione, ovviamente anche quella in inglese, di alcuni argomenti che ti danno loro e sui quali ti deve appunto sviluppare questa relazione. E poi ti viene consegnato ogni mese chiamiamola pagella, dove c'hai tutte le valutazioni che sono state fatte nell'arco del mese dai tutor che hai avuto, quindi dagli altri istruttori con cui hai lavorato e da Parelli stesso. Con questa valutazione, che deve rimanere sempre all'interno di un range abbastanza alto, ti avvicini ogni mese che passa alla valutazione finale. I mesi sono 3, al terzo mese ti viene data la valutazione finale e infine Parelli decide se, in base a come sono andate tutte le cose, se sei secondo lui in grado di rappresentare il suo nome, il suo brand e di insegnare il programma in maniera pura, cioè senza interpretazioni e senza inquinamenti esterni. Una volta fatto questo, torni in Italia e hai la prima stella. Come vi dicevo prima, le stelle non sono segno di bravura, ok? Ma sono segno di anzianità. Tanto per fare chiarezza, perché a volte mi è stato chiesto, no? Com'è che funziona il discorso delle stelle, se un istruttore 1 stella è meno bravo dell'istruttore 2 stelle, via di seguito 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle. Ecco, tengo a precisare questo. La stella non è determinante della bravura dell'istruttore, è determinante da quanto tempo è che lui è nel programma Parelli e insegna nel programma Parelli. Cioè le stelle vengono date in funzione del numero di anni che sono trascorsi all'interno del programma Parelli e quindi non o e il numero di lezioni e corsi che l'istruttore ha fatto in questo lasso di tempo. Quindi se io per arrivare a prendere la seconda stella ho bisogno di 2 anni di anzianità e di aver fatto 50 corsi, fin tanto che io non ho fatto 50 corsi, anche se
è 10 anni che sono nel programma Parelli, la seconda stella non la prendo. Per cui se io torno oggi dal corso istruttori con una stella, ma mi limito da oggi ai prossimi 10 anni esclusivamente a addestrare i cavalli, a fare gare, quindi non faccio corso, magari ne faccio proprio giusto 5 corsi, in quel caso lì, anche se è 10 anni che sono dentro il programma Parelli, io sono sempre una stella. E con questo mi sembra di aver esaurito le domande che mi erano state fatte. Se ne avete altre, perché sicuramente mi sarò scordato qualcosa, se ne avete altre non dovete fare altro che scriverlo nei commenti e io, se magari posso, vi rispondo direttamente sul commento, oppure se vedo che ci sono parecchie richieste magari rifaccio un video e con un video insomma rispondo a tutti. Grazie di avermi ascoltato fino a qui, spero che sia stato interessante e noi ci vediamo la prossima volta. Grazie. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control, I'm speeding fast.